Ma non guardare la mappa quando ci sono i tornanti. Porca troia! Ma quanti ce ne sono? Ti ho detto non guardare la mappa! Non guardare la mappa, non partire, non sai guidare, se non mi avessero detto di non fare molte cose, la mia vita sarebbe molto meno divertente di quanto non è. Ci sei? Sì. Qualcuno me la mandi buona. Ok, questi tornanti hanno tutto l'aspetto dei nodi del mio intestino in questo momento. Ma ho imparato che quando cadi puoi rialzarti, no? Ma poi quanti sono? Tremando. Vi confesso che sono partita non sapendo di dovere e come si controbilanciasse il peso su una maxi enduro. L'ho imparato tornata a casa, il mio primo corso di fuoristrada. L'aver fatto il mio primo corso di guida off-road dopo il viaggio mi ha messo a nudo davanti ai miei limiti e permesso di vivere l'irripetibile sensazione di imparare a volare benché priva di ali. Ok ragazzi, ce la sto mettendo tutta. Ok. Praticamente supero queste strade a preghiere madonne. Io non so neanche come si facciano questi tornanti. No. Ok. Hai visto quello che ho fatto peggio? Momento di pausa, dai. Sto tremando. Adesso sei fuori di testa. E chi l'ha vista? Io sto ancora tremando per la strada. Vi allego una cartina. I tornanti sterrati. Qui abbiamo il grande nulla. E sto improvvisando. Quelli sono tornanti in salita che farò fra poco. Ok, Fra, ce la puoi fare? Guarda da dove sei venuta. Ce la puoi fare. Non aprire la mappa perché non voglio vedere. Lascio la sorpresa. 1000 gradi addosso. C'è un fiume laggiù. Quel fiume non c'era, si è formato con tutto il sudore che ho versato durante questa discesa. Valle vicino, davanti alla vittoria, la mia esperienza che sto creando in viaggio. Questa strada così non l'ho fatta neanche nei sogni. Dai! Morire! Sì. Amedeo! Ho la gola secca. Discesa fatta. E non era male l'ultimo pezzo. Io credevo di arrivare qua e doverti fare il video, di trovarti su, invece eri cazzari lì. Che sono andata? Dove si tornati microscopici, mi chiedevo come cavolo fa. Si fa. Mi buttavo sulla montagna con una ruota e dopo giravo. Ah, allargavi lì? Sì, cioè mi buttavo proprio, spiegavo e facevo il... No, dai, aspetto. O vado avanti io? Ok. Nuovo giro, nuova corsa. Adesso che sono arrivata a fondovalle è il momento di salire. Non so cosa mi aspetta. Spero di farcela. State con me. Questi tornanti in salita sono decisamente meglio. Ma Tenere sei una bomba. Dice che la Tenere non è fatta per me. Faccio marameo. Prima i tornanti a destra sono particolarmente paurosi perché ho fatto la mia prima frattura in moto su un tornante. Ah, che scuola! Avrei una
gran voglia di aprire il gas e regalare alla Tenere una vera scodinzolata, ma imparerò solo al corso come si fa. Ma poi vedete da dove arrivo? No, vabbè. Eccole qua. Eccole qua. Sì, sì, cazzo! Com'è bello lasciarsi momenti di difficoltà alle spalle. Wow! Brava la Tenerona! Ripaga di tutto! Io forse ho avuto eccessiva fiducia nelle mie capacità. Non avrei mai immaginato esserne capace. Vedeste come ero terrorizzata i primi giorni di viaggio. Perché non riesco mai ad ucciderti? Sopravvivo sempre! Dalla pacchia! Giusto per darvi un'idea del dislivello dei tornanti, ci trovavamo a 1120 metri a fondovalle e siamo saliti a 1650 metri. E chi si scorda questo signore dagli occhi buoni che, vedendo i mezzi fermi, ci chiede se andava tutto bene e ci offre anche il suo sacchetto di mele. Sembrava devi fermarti. Io sono arrivata sparata. Sembra che ti ho installato i freni, no? 13 km intercettiamo la statale. Ho scelto questa strada qua perché se non ci buttava di là a intercettarla, cioè là dentro. No, ecco, io adoro questa strada. La strada di prima, l'asfalto con i sassolini piccoli, e mi sembra di pattinare. Tu non hai la stessa sensazione con la Jeep? Io ho sensazione di pattinare. Sì, però me ne fotto. Dove sei temporale? Guidare questa Tenere mi ha trasformata in un mostro mangiaterra e fango. La parte matta di me sta desiderando che la pioggia inizi adesso. Fa sempre ridere vedere la Willis con il tendalino, una di quelle cose che Amedeo odia ma sa essere necessaria. Ormai sono 5 anni che la notte prima di partire la passa a rattopparlo con il suo amico Luca che fa tappezzeria per barche. Un parcheggio sotto la pioggia per loro e un letto al caldo per noi. Queste ruote che scorrono lungo l'asfalto oggi mi fanno sentire più che mai che sto proprio tornando a casa. Kayseri, in lontananza. E come sempre mi capita quando sono in viaggio, vorrei che non finisse mai. Fa così freddo che devo fermarmi, ma non sapevo ancora che è molto più efficace scaldarsi con lo scarico che con il motore. Sei come un'onda che ribatte, sbatte dentro di me. Mi hai già portato al largo dove... Quanto è sempre bella. Goreme. Direi che sono arrivata in Cappadocia. Ormai ho anche il radar dei motociclisti, eccolo, lo vedo laggiù. E cosa scoprirò qualche giorno più tardi? Hello. Che lui si chiama Marco, è italiano. Ci incontreremo sulla strada per Istanbul. Avete presente quel freddo umido bastardo che vi entra nelle ossa e non se ne va più? In questo momento ho più freddo a camminare di quanto ne avessi avuto a correre con la moto. E non vedo l'ora di mettermi sotto lo split e l'aria calda finché non torno a sentire le dita. Mi trovo in Cappadocia e queste strane formazioni rocciose in realtà sono sedimenti di lava stratificati negli anni. Oggi l'ho tolto tutto, la piccola, e ce ne siamo venute qua a divertirci un po'. La verità è che c'era troppa sabbia per divertirmi davvero. Domani lascio la Cappadocia, che per quanto ti lasci a bocca aperta la prima volta che la visiti, è fin troppo turistica e decisamente la meno affascinante tra le Turchie che ho conosciuto in questo viaggio. E così siamo arrivati anche al penultimo episodio di viaggio. Ci sono dei cigni bellissimi. Se vi stanno piacendo questi racconti di viaggio, lasciatemi un mi piace, un commento. Sono sempre molto felice di leggere tutti i vostri commenti. Con calma rispondo sempre a tutti. Spero di raccontarvi presto il viaggio che ho in programma quest'estate. Per cui state con me
iscrivetevi al canale, sono proprio diventata un mostro, ormai mi piacciono soltanto le stradine di terra, non quelle con l'asfalto e i sassolini piccoli. Buoni sogni e alla prossima, buona strada!